Oh, c'è il TG Juggling. Ben ritrovate e ben ritrovati per una nuova edizione del TG Juggling! Eccoci qui come sempre con il vostro Geo il Giocoliere nel mio fantasmagorico studio padovano per il consueto notiziario mensile sulle novità riguardanti il mondo della giocoleria. So che siete già trepidanti, d'altronde la lista è davvero eccezionale come ogni volta e sappiate che c'è anche una grandissima novità che vi riveleremo alla fine di questa puntata, così rimarrete collegati fino alla fine. E come la scorsa volta, anche per questa uscita il TG Juggling si fa ancora più plurale, con i servizi commentati e in alcuni casi pure montati dai miei compagni e compagne della redazione. Do quindi subito la parola a Matteo Casella per il primo servizio dedicato agli artisti e ai videoclip del mese di novembre. Apriamo la categoria Mondo con Yuri Yamamura, un artista nipponico che nell'ultimo periodo si è rivelato particolarmente prolifico. Con i suoi juggling dance improvisation ci ha dimostrato come ogni luogo e situazione quotidiana possano essere di ispirazione per dare nuove forme e ritmi alla danza e alla giocoleria. Due elementi che Yuri è riuscito a fondere con grande stile. Trick a 5, 6 e 7 clave con balance e pirouette. Difficile direte voi, ma questo è il pane quotidiano di Moritz Rosner, che dalla Germania pubblica una potentissima compilation dove ci dimostra il suo grande amore per i trick del circo classico. In un incredibile spot medioevale, tra le rovine di antichi castelli inglesi, Tom Diabolo ci regala una compilation di trick a 3 Diabolo, assolutamente da non perdere per gli amanti del genere. Sprung Rolls è il nuovo video di Trevor the Juggler, che dagli Stati Uniti sfrutta i colori della flora marittima per mettere in risalto i suoi variopinti Rolls trick. Sicuramente il giocoliere più sorridente del web. Tassio Folli dal Brasile ci accompagna in questo parco giochi alla scoperta della sua ricerca a 3 clave. Trick, musica e flow veramente interessanti. Chi è il migliore giocoliere del mondo coi poi? Bo? Esatto, è proprio Bo the Juggler. Qualunque sia il vostro attrezzo di giocoleria preferito, Breaking Point è un video da recuperare. In questa sfilza di trick, editati tra l'altro in maniera eccelsa, Bo ci dimostra che se si parla di toss juggling con i poi, non ce n'è per nessuno. Raga, da paura. Glublea Juggles ha pubblicato sul suo canale YouTube il secondo episodio di Multilevel Jugglers, una compilation di trick provenienti da tutto il mondo dove il filo conduttore è quello di giocolare tenendo le mani ad altezze differenti tra loro. Tante nuove idee interessanti. In questo video, dall'atmosfera sognante anni 80, Fernand Moore prende alcuni elementi dei poi e li traspone nella giocoleria a 3 clave, creando nuovissimi trick dalle più bizzarre geometrie e ritmi. Sempre per Trick of the Month, Oscar Carrillo dal Cile porta una serie di tricconi a 5, 6 e 7 palline bouncing, tra grandi classici e ricerca personale. E perché no, anche un bel flashone a 9 palline. Col suo stile urban tutto al femminile, Gina Marcela, per Trick of the Month, ci regala una serie di flow trick e manipolazione con le clave. Presenza scenica e ricerca sul corpo sono le parole chiave in questo video super street. Banana Juggling colpisce ancora con Elizalde Chavez, che si diletta con i suoi roll e incastri sul corpo a 3 clave. E se è vero che il corpo umano è una macchina fantastica, Kouto Ashi dal Giappone la impersonifica nella sua versione più meccanica, sfruttando musiche super sperimentali e dannatamente azzeccate. Sì, perfetto, non ci sono scherzi questa volta, vero? Ok, quindi lo possiamo mandare. Va bene, grazie.
Chiedevo conferma alla regia, visto gli scherzoni dell'ultima volta, ma è pronto per noi il nostro inviato speciale Matteo Di Gaetano. Vai a te la linea! Sì, ciao Gio a tutti gli amici del TG Juggling. Eccomi qua, dopo una brevissima deviazione passando per le dune del Sahara, sono arrivato in Uganda e sono qui oggi per parlarvi della Clone Circus Uganda School, che con il suo maestro coach Friedrich Lugard fanno divertire e fanno giocare ogni giorno tanti bambini con clave, palline, diabli, cappelli e anche con davvero tanta acrobatica. Una visita al loro profilo è davvero d'obbligo, mi raccomando, supportateli e guardate quello che fanno perché è davvero spettacolare. Per il momento dall'Uganda è tutto, linea a te, Geo. E grazie Matteo per il bel servizio e soprattutto per dare voce a queste fantastiche realtà, e invito soprattutto voi a seguirli, supportarli e diffondere la loro bellezza. Ci spostiamo ora invece nel cuore dell'Europa, a Berlino, dove si è tenuto l'European Championship della Fight Night Combat. Una specie di finals di fine anno per chi mastica sport come il tennis, dove si sono sfidati i migliori combattisti di tre clave, o combattieri. A confermarsi per il secondo anno di seguito è Bas van der Kerkhoff, che così consolida il suo primo posto nel ranking della Fight Night Combat. A spartirsi gli altri punti del podio sono Jasper Moyes, che anche lui è alla seconda posizione ormai consolidata, e Christoph Kostera. A dominare il torneo femminile è invece Paula Mulsmeyer, che tra le altre cose si sta per affacciare nella top 10 della classifica generale. Si apre con dicembre anche l'ultimo mese per guadagnare punti nella Numbers Juggling League, che è iniziata proprio a gennaio del 2023 e sta per concludere il suo primo anno di vita. Ormai sul primo posto c'è poco da discutere perché il distacco che ha dato Evin Zdrajo è davvero incolmabile. Però potrebbe esserci qualche scintilla allo scadere fra i tre contendenti che seguono a ruota, ovvero Spencer Androli, Tom Whitfield e Aramis Gonzalez. Staremo a vedere. E se si parla di Numbers Juggling League, il pensiero non può che portare al prossimo servizio, ovvero quello dedicato ai record e ai trick assurdi, questo mese commentati da Federico Strada. Chico! Per la sezione record iniziamo con Spencer Andreoli direttamente dagli Stati Uniti, che chiudendo 5 giri di 966 con 7 clave batte il suo stesso record. Ameron Roswald dalla Svezia manca di poco i 7 minuti, ma si aggiudica lo stesso il record di 4 clave con clave in equilibrio, con i suoi 6 minuti e 57 secondi. Max Kuschmierz dalla Germania abbatte il muro dei 5 minuti di 5 palline con clave in equilibrio, giocolando per 5 minuti e ben 5 secondi. Karel Schuller dall'Olanda ci stupisce e si aggiudica il record con il suo flash di 11 palline su rollabolla. Da Taiwan non sono da meno, dove Pen Chang chiude 36 incredibili prese di 6 diavoli bassi. Kotaro Minami infrange il record di 3 clave giocolando per 5 ore e 12 minuti e finendo decisamente provato da questa impresa. Apriamo la sezione trick assurdi con Yegori dalla Russia con questo doppio tacco acrobatico per rientrare in 7 palline. Bravo Delbecq dal Belgio unisce giocoleria e i trucchi del campetto di basket. KM Juggler dalla Svezia ci delizia con questo trick a 4 palline. Ameron Roswald dalla Svezia con questo balance incredibile ci dice che la giocoleria può essere anche divertente. Bruno Maccaggi con questo trick pazzesco con 5 coppe. Motoki Date dal Giappone con questa fantastica illusione a 4 clave. Sempre dal Giappone, On, che gioca 4 palline dietro le ginocchia. Dalla Finlandia, Johan Juslin con tri-up più capovolta con 3 diabli. Steve Rawlings dall'Inghilterra con questo balance mozzafiato con mazze da golf. Collective Lapso Cirque dalla Spagna ci presenta questo bello equilibrio. Katrin Wagner dalla Germania ci presenta i flat con i cerchi e variazioni. Cote Velasquez dal Cile con una bellissima routine da semaforo con diversi multiplex a 7 palline.
Spencer Andreoli fa Spencer Andreoli con 6 cerchi. Max Kushmirz in questo 978 Six Up 360. Per finire, Josh Horton ci mette anche il trampolino perché è una bella partenza a 7 palline. È già la fine dell'anno, si avvicina e anche il momento per votare la Top 40 Jugglers. Una classifica che ricordo essere assolutamente non ufficiale e basata esclusivamente sul voto popolare dei giocolieri, ma che è anche un buon momento per rivedere un po' quello che è successo durante l'anno e premiare chi ha dato di più alla comunità, con la propria arte e la propria tecnica. Il voto in video di Luke deve ancora uscire, quindi tenete d'occhio il canale. Ovviamente mentre stavo montando il video è stato pubblicato il voting video di Luke, quindi andate sul suo canale, votate sotto al video entro il 18 dicembre. Ma è già online il form per raccogliere le nomination ai Juggling Awards. Un'altra bella trovata ideata un paio d'anni fa e firmata Zach McAllister per andare a parlare delle cose più belle accadute e fatte nell'anno appena trascorso. E a proposito di fine anno, è stata ufficializzata la 15ª convention di Capodanno. Una tradizione ormai qui in Italia e anche una delle poche convention rimaste che si terrà a Camerino dal 29 dicembre al 1 gennaio 2024. Trovate tutte le informazioni nel link in descrizione assieme a tutte le prossime convention e festival che state vedendo scorrere qui di fianco a me e che trovate appunto in descrizione e nel sito jugglinedge.com. Concludiamo con l'ultimo servizio commentato e editato da Sean Pinciara e dedicato ai fatti e alle curiosità del mese appena trascorso. Sto parlando di giocoleria e società. È già passato un mese dalla fine del JJF Convention nazionale giapponese, ma che ancora escono video a riguardo. Ad esempio questo è quello girato da Ivind, che ci mostra un bellissimo confronto tra giocolieri europei e giocolieri giapponesi, attraverso momenti di riflessione, poesia, divertimento e sicuramente tanto nerdaggio giocoloso. E per non mancare l'appello sono arrivati ovviamente anche i video delle championship della JJF. Tra questi il bellissimo pezzo di Conta di Kento con la sua intro col fantasmino. Mentre per la divisione Men's Individual abbiamo Takemi Tori che ci mostra un buonissimo mix tra toss juggling e diabli. E al terzo posto della stessa categoria Takeshi Yamamoto. Per finire al secondo posto della categoria palline abbiamo Yosuke Matsumoto che ci mostra un bellissimo pezzo di body throws, dots e perfino chiusure coreografiche. Dalla giocoleria giapponese alla giocoleria rappresentata nei cartoni giapponesi il passo è veramente breve e ce lo mostra Jasper Murphy nel suo video What's the Deal with Juggling Animation? Un'estesa raccolta di video della giocoleria rappresentata in videogiochi, cartoni animati 2D e 3D ed è una precisissima analisi dei videogiochi. È interessantissimo scoprire come in alcuni sia proprio necessario utilizzare la giocoleria per passare il livello. E a questo riguardo consiglio la lettura dell'articolo scritto per Yana da Eric Longiquel dei videogame e la giocoleria. Link come sempre in descrizione. Passando invece in un'altra parte di Asia, specificatamente in Corea, le idol Unche e Karina ci mostrano come probabilmente passano il tempo tra una registrazione di una performance e l'altra, cioè giocando con i sacchetti. Passando invece in un altro continente, l'americano James Cousins ci mostra un algoritmo capace di tracciare 9 palline in aria, stimando la posizione del corpo, delle braccia e delle gambe. E a questo riguardo consiglio la lettura dell'articolo Giocoleria e tecnologia scritto da noi per Juggling Magazine, il nostro media partner. Ovviamente il link in descrizione. Una delle ultime frontiere della giocoleria per la computer grafica è il Gaussian Splatting e ci viene mostrato in uno degli ultimi paper scritti a riguardo, in cui tramite l'utilizzo di molte telecamere si può registrare un'intera scena e poi ricostruirla in 3D, muovendo poi la telecamera nello spazio, oppure perché no, mettendosi nei panni di una pallina lanciata in aria da un giocoliere. E per concludere un volto conosciuto, Spencer Andreoli ci mostra in un video tutti i sideswap che prova per allenare la fontana a 8 palline. E bravo Sean, hai fatto bene a ricordarlo perché nell'ultimo numero, che è anche il numero 100 della rivista Juggling Magazine, trovate il mio articolo sull'European Juggling Convention di Lublino e anche un articolo sull'European Juggling Association e tra l'altro nel prossimo troverete un altro articolo proprio sul Best of del 2023.
Come sempre tutto il materiale che avete visto in questo video è frutto del lavoro di un sacco di giocoliere e giocolieri, i cui link trovate in descrizione e vi invitiamo ovviamente a andarli a seguire, oltre che a commentare questo video, condividerlo con la vostra cerchia di amici e amiche, giocolieri o non per forza, e appunto di supportare questo progetto. È giunto il momento di rivelarvi forse la news più scottante di questa puntata. Come qualcuno di voi si ricorderà, il TG Juggling è nato durante il periodo del Covid, insomma non c'erano tanti spettacoli, non c'erano tante attività, mancavano anche le occasioni per ritrovarci ed era un'idea per tenere anche unita la comunità italiana e poi anche estera. Un'idea che non è nata completamente da sola, si è ispirata ad altri progetti, ad altri video, al lavoro di altri creator. Abbiamo cercato di mettere assieme in questi 3 anni un prodotto che andasse incontro alle esigenze dei giocolieri, alla voglia di condividere, insomma, la bellezza che ci capita di vedere. Il TG si è rinnovato sia nella ricerca delle notizie sia nella realizzazione, quindi nella parte tecnica. La redazione si è ampliata accogliendo nuove persone, nuovi punti di vista e nuove sensibilità. Ebbene, dopo questi anni di intenso servizio, il TG Juggling si concluderà con la prossima puntata. Già, tutte le cose belle hanno una fine, ma non disperate perché il TG Juggling non morirà. Chiude il progetto video in questo canale, ma continuerà producendo le Juggling News. Abbiamo fatto la scelta di proseguire le Juggling News, che tra l'altro curiamo da quasi un anno, per dare un unico appuntamento mensile agli amanti della giocoleria. Sia per concentrare le energie e ottenere un risultato migliore, sia per far questo in un canale votato a questo scopo, l'IJA Jugglers, rispetto al mio modesto e personale canale. Vi invito quindi ad iscriversi al loro canale se non l'avete già fatto, perché a partire dall'edizione di gennaio 2024 troverete lì tutte le notizie. Se siete sconvolti da questa rivelazione, se siete dispiaciuti perché vi eravate affezionati al TG Juggling, vorremmo trovare un modo per trasformare questa negatività in un'onda positiva. Se il TG Juggling vi ha appassionato, emozionato, ispirato in questi anni, vi chiediamo di mandarci un video di saluto. Giusto una cosa semplice, un breve video che monteremo assieme a tutti quelli che riceveremo e li useremo come finale per concludere in bellezza la prossima puntata. Potete inviarcelo tramite mail che vedete in sovraimpressione oppure tramite Instagram, o se ci conoscete ci scrivete direttamente sui canali social. Bene, che dire, dopo questa bomba di fine video io ci tengo a ringraziare la redazione che mi ha aiutato e molto di più del solito nella produzione di questa puntata e Juggling Magazine, abbiamo parlato anche prima, è il nostro media partner. Da Geo il Giocoliere per oggi è tutto, noi ci vediamo fra qualche giorno proprio sul canale dell'IJA per le Juggling News e il prossimo mese per l'ultima puntata del TG Juggling. 2 anni di onorato servizio come inviato speciale, tra parentesi anche all'estero, presso uno dei più autorevoli telegiornali riguardanti il mondo della giocoleria. Punto. Ok. Invia curriculum vitae. Devo trovare un altro posto di lavoro, altrimenti rimango a piedi. Sì.